Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo semplicissimo e anche bellissimo, direi, cappellino invernale in ciniglia. Sicuramente sia il filato che la colorazione vi ricorderà qualcosa. E sì, stai pensando proprio bene. Ho realizzato questo cappellino per abbinarlo alla borsa Andromeda, il cui tutorial è andato online qualche settimana fa. Molte di voi hanno realizzato la borsa, quindi mi aspetto che realizzerete anche questo fantastico cappellino. Lo schema è super facile e veloce, che ve lo dico a fare. Puoi adattare lo schema facilissimo a qualsiasi taglia. Nel tutorial ti dirò come fare. Per la mia taglia, 55 cm circonferenza testa, ho impiegato 100 g di ciniglia, per la precisione 99 metri, uncinetto di lavorazione numero 5. Per quanto riguarda invece la decorazione che avete sicuramente visto, vi spiegherò tutto passo passo durante il tutorial. Non vi anticipo nulla perché vi ho dato diverse idee e non voglio dilungarmi troppo in chiacchiere. A questo punto ti lascerei direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Intanto faccio un cappio e avvio 2 catenelle, 1 e 2, chiudo ad anello nella prima catenella, quindi entro e faccio un punto bassissimo. Faccio una catenella e inizio il primissimo giro che prevede 6 punti bassi all'interno di questo cerchio che ho appena creato. Quindi entro, prendo il filo e inizio a fare i miei punti bassi. 2, 3, 4, 5 e 6. Segnerò dal giro successivo in poi il primo punto basso di ogni giro. Intanto tolgo il marcapunti e inizio il giro numero 2. Nel primo punto lavoro un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, vado a segnare il primo con il marker. Nel punto successivo ripeto l'aumento di 2 punti nello stesso e ripeto lo stesso lavoro nei punti che mi rimangono. Durante questo giro mi ritroverò un totale di 12 punti bassi. Giro numero 3, tolgo il marcapunti, nel primo punto lavoro un punto basso, rimetto il marker, nel secondo punto lavoro 2 punti bassi, quindi primo aumento, e ripeterò un punto basso più l'aumento nel punto successivo nei punti che ho al di sotto per un totale di 6 volte. Infatti al termine di questo giro mi ritroverò 18 punti bassi. Giro numero 4. Nei primi 2 punti faccio un punto basso singolo, 1 e 2, rimetto il marker nel primo, nel terzo punto invece lavoro l'aumento, quindi 2 punti nello stesso. E per tutto il giro ripeto questa sequenza, 2 punti singoli consecutivi nei primi 2 punti, l'aumento invece nel terzo punto, quindi 2 punti bassi nello stesso. Al termine del giro ci ritroveremo con 24 punti bassi. Di giro in giro aumentiamo di 6 punti. Giro numero 5. Lavoro un punto basso singolo nei primi 3 punti e segno il primo. Nel quarto punto lavoro l'aumento, 2 punti nello stesso, e quindi di nuovo per tutto il giro ripetiamo 3 punti singoli più l'aumento nel quarto punto. Al termine del giro ci ritroveremo con 30 punti bassi.
Giro numero 6, stavolta lavoro 4 punti bassi singoli, nel quinto punto lavoro l'aumento, 2 punti nello stesso e quindi ripetiamo di nuovo 4 punti singoli e poi l'aumento. Al termine del giro ci ritroveremo con 36 punti bassi. Giro numero 7, lavoro stavolta 5 punti bassi singoli, rimetto il marker nel primo e nel sesto l'aumento. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Giro numero 8, faccio 6 punti bassi singoli, nel settimo punto lavoro 2 punti nello stesso, quindi aumento. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Nel giro numero 9 invece farò 7 punti bassi singoli più un aumento, lo ripeto per altre 5 volte per un totale di 6 finché non termino questo giro. Per il decimo ed ultimo giro invece lavorerò 8 punti bassi singoli e poi l'aumento, ripeto per altre 5 volte per un totale di 6 e ho completato così la prima parte del lavoro. Dopo vi spiegherò perché mi fermo qui e cosa dovete fare voi per adattare il progetto a qualsiasi taglia, dai più piccoli ai più grandi. Bene, ho terminato il decimo ed ultimo giro. Sono arrivata ad un diametro di 16 cm, quasi 17 cm. Come ottenere questo numero e insomma come adattare il progetto alla propria taglia? Ti basterà prendere un metro, un centimetro, misurare la circonferenza della tua testa, nel mio caso 55 cm, dividere la circonferenza della tua testa per il pi greco 3.14, ti uscirà fuori un numero, nel mio caso il 17. Anche tu per adattare il progetto alla tua taglia devi fare questa semplice operazione matematica. Che tu voglia realizzare questo progetto per te, per un uomo o per i più piccini, devi seguire sempre lo stesso metodo, la stessa regola. Una volta che raggiungi il diametro adatto alla tua taglia, alla taglia di un bimbo, di una bimba, ti fermi con il giro degli aumenti e procedi con il resto della lavorazione, come ti mostrerò adesso io. Nel senso che dal giro successivo in poi ti basterà andare a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Vedrai che il tuo lavoro si imbarcherà ed è molto normale, stiamo costruendo il corpo del nostro cappello in velluto. Non appena termino il giro, continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto. Mi raccomando, segna sempre il primo punto di ogni giro, è molto importante. Bene, amiche ed amici, ho completato quasi il corpo del mio cappello. Ho lavorato un totale di 14 giri a punto basso normale, quindi 60 punti per 14 giri. E giustamente il lavoro è cresciuto, deve crescere esattamente in questo modo. Perché io ho fatto soltanto 14 giri a punto basso? In sostanza, fino a quanto bisogna continuare finché non si raggiungono le stesse dimensioni del diametro che abbiamo avviato all'inizio. Nel mio caso avevo avviato, se vi ricordate, 17 cm di
di lavorazione di pannello tondo. Bene, misurando dal centro del vostro pannello tondo fino alla fine della lavorazione dovete ottenere lo stesso risultato, quindi 17 cm. Se per esempio hai avviato un pannello tondo da 10, partendo sempre dal centro arriverai a 10 e così via per tutte le taglie che vorrai realizzare. Insomma, i parametri da seguire sono sempre gli stessi, non cambia assolutamente nulla. Una volta fatto tutto questo si procede con la tesa se la si vuole realizzare. Dal giro successivo dobbiamo continuare con la sequenza degli aumenti. Andrò a fare 9 punti bassi e poi l'aumento. Più l'aumento. Bene, ripetiamo questa sequenza per tutto il giro, poi ci rivediamo alla fine. Bene, ho concluso i miei 9 punti bassi e l'aumento. Sono al termine del giro, iniziamo il giro successivo a punto basso normale. Andremo a realizzare la nostra tesa in maniera graduale. Utilizzerò l'uncinetto 4,5 per avere una tesa più rigida rispetto al corpo del cappello, in questo modo si sosterrà da sola. Quindi intanto tolgo il marcapunti, vado a lavorarmi il primo punto e intanto vado a fare un giro normalissimo a punto basso. Terminato il giro dei punti bassi normali, riprendiamo la sequenza degli aumenti, quindi faremo non più 9 punti ma l'aumento, ma 10 punti più l'aumento. Più l'aumento, 2 punti nello stesso e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Vedete che di giro in giro la vostra lavorazione si distenderà sulla parte della tesa, ma è normalissimo. Nel giro successivo farò un giro a punto basso normale. Per tutti i giri successivi, in base a quanto larga si desidera la tesa, si ripete la riga numero 1 di aumenti e la riga numero 2 di punti bassi. Bene amiche ed amici, ho completato il mio cappellino. In totale ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e un decimo giro a punto basso normalissimo che non ho potuto completare per pochi punti perché è terminato il filato. Nonostante questo vado a chiudere a punto bassissimo, nascondo il filo e non succede nulla. Alla fine abbiamo lavorato in tondo, quindi non si nota e quindi ho realizzato così la tesa che misura 5 cm. Non vi nascondo che se avessi avuto un altro po' di ciniglia avrei continuato e avrei fatto la tesa un po' più ampia, però ho indossato il cappello, mi raccomando, non ve l'ho detto prima ma è scontato. Quando andate a realizzare il corpo del cappello indossatelo, vedete se va bene, casomai fate qualche giro in più. Così ho fatto io, provo e riprovo i capi in continuazione. Quindi mettiamo caso che abbiamo terminato il giro, no? Salto un punto basso, vado nel successivo e faccio un punto bassissimo molto morbido, salto un punto, vado nel successivo molto morbido. Ora col filo che mi rimane mi aiuto stavolta con un ago, salto un punto, vado nel secondo e faccio un'asola invisibile. E voilà, vedete, non c'è nessun scalino. Posso andare a nascondere il mio filo in eccesso tra i punti sul dietro, mi raccomando nascondiamolo per bene, che indossando, togliendo il capo potrebbe anche sfilarsi il filo. Bloccatelo, intanto passate per un po' di punti e poi lo andate a bloccare con un nodo, disperdendo sempre l'eccesso tra i punti. Ecco, faccio il nodo qui, per esempio, lo disperdo per un po' di punti. E il mio cappello in ciniglia in velluto da abbinare alla borsa Andromeda è così pronto. Volendo a vostro gusto, visto che comunque il cappello è molto semplice, potete impreziosirlo con qualche decorazione. Il tutorial lo trovate qui sul canale, magari ve lo lascio sotto alla descrizione di questo video. Possiamo benissimo applicarlo anche qui, basta andarlo a cucire, oppure piuttosto che cucire posso utilizzare per esempio una spilla da balia piccola, così a mio gusto la tolgo o la metto in base all'outfit chiaramente. Ecco qui, basta fare in questo modo, guardate che carina, molto molto bella, ci sta bene devo dire. Oppure piuttosto che il fiorellino, che tra l'altro è semplicissimo da realizzare, potreste realizzare dei piccoli fiocchetti sempre con lo stesso filato. Io ne ho realizzato uno l'anno scorso molto grande, è un accessorio per capelli. Qui abbiamo infatti l'elastico che ci permette di fare o una coda alta o una coda bassa, insomma, e acconciare i nostri capelli a nostro gusto. Poi ne ho fatto uno in bordeaux da abbinare alla borsa Stephanie che ho sempre realizzato l'anno scorso, quindi potreste seguire il tutorial che trovate sempre qui sul canale, anzi
ve lo lascio insieme al fiore, realizzarlo ovviamente molto più piccolo e applicarlo sempre con una spilla da balia proprio dove ho messo il fiorellino, quindi vi sto dando più di un'idea. Bene amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial super facile e veloce, potrebbe essere un'ottima idea a regalo. Sono molto contenta, adesso sì che posso sfoggiare la mia borsa Andromeda insieme al suo cappellino. Aspettiamo giusto che il clima, la temperatura si abbassi un attimo per poter indossare entrambi i progetti, ma è pure vero che potrei indossare questi due accessori con un capo di abbigliamento che ho realizzato sempre l'anno scorso con lo stesso materiale, e mi riferisco al poncio in ciniglia, super facile e veloce. Trovate il tutorial sempre qui sul canale, magari vi lascio i link sia del poncio che della borsa sotto a questo video in descrizione. Come sempre spero che questo progetto ti sia piaciuto, spero proverai a replicarlo e se lo fai mi raccomando taggami nei tuoi contenuti social, così riuscirò a vedere i tuoi progetti realizzati con i tutorial di Momiss. Ti ringrazio anche quest'oggi per avermi fatto compagnia, ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!